English-Italian, bilingual video. Inglese-Italiano, video bilingue. First part in English. Three Men in a Boat, Not to Mention the Dog, by Jerome Klapka Jerome, is a classic of English literature, first published in 1889. This humorous novel recounts the adventures of three friends, Jerome, George, Harris, and the dog Montmorency during a boat trip along the Thames River. The narrative combines comic episodes with reflections on travel, nature, and Victorian society. Detailed summary, beginning of the story. The story begins hilariously, with the three friends complaining of various imaginary ailments. Jerome, the narrator, is a hypochondriac who believes he suffers from every ailment he reads about. George and Harris, his friends, are not much different. Trying to find a remedy for their supposed illnesses, they decide that a boating vacation on the Thames will be the perfect solution to improve their health and relax. Planning the trip. Preparation for the trip is an opportunity to introduce the character of the main characters. Jerome, George, and Harris discuss what to bring, finally deciding to avoid overpacking, even though they eventually bring more than they need. This passage is satirical and reflects the futility of hyper-organization. During the preparations, Montmorency, the irreverent and somewhat chaotic dog, is always in the way, causing minor disasters and adding a comic touch. Departure and first difficulties. The journey begins in Kingston upon Thames, and right from the start the three encounter various difficulties. Their inexperience in maneuvering the boat is evident, and their early adventures include such comic episodes as clumsily attempting to open canned food without a can opener, and setting up the tent in the rain. These moments serve not only to make people laugh, but also to highlight the contrast between expectations and the reality of an adventurous trip. Accidents and anecdotes along the river. As they proceed along the river, the book is enriched with anecdotes and incidents that break the linearity of the narrative. Jerome tells stories from the past related to the places they visit, such as the legend of the huge fish caught in Marlow, the story of unrequited love in Medmenham, and the celebrated tale of Uncle Podger grappling with a painting to hang, which constitute stories in their own right. One of the most memorable episodes is when they try to prepare a gourmet dinner on the boat, a task that quickly turns into a culinary disaster. Another hilarious episode is when they try to wash clothes in the river, a task that turns out to be impossible and ridiculous. Nature and life along the river. Despite the humorous tone, Jerome does not fail to appreciate the beauty of nature. He describes the landscapes along the Thames with admiration, evoking picturesque images of English villages and countryside. Reflections on his surroundings often contrast with the antics of the three protagonists, creating a balance between comedy and lyricism. Problems of navigation. The incompetence of the three friends becomes, well, quite clear when it comes to piloting the boat. Episodes of embarrassment and frustration include the difficulty in steering the boat through locks and, let's not forget, dealing with bad weather. There is one particularly comical moment when the three try to get the boat under a bridge and almost find themselves having to take it apart piece by piece. Conflict and reconciliation. Throughout the journey, the friendship between Jerome, George, and Harris is tested by minor conflicts. Often, these disagreements are treated lightly and humorously, showing the protagonist's ability to laugh at themselves. However, a sense of camaraderie and solidarity also emerges, especially in times of trouble. Philosophical reflections. Jerome also inserts deeper reflections on the meaning of travel and human existence. He meditates on the pace of modern life and the importance of carving out time to appreciate the simple joys of nature. These reflections are often interspersed with comic anecdotes, maintaining a light tone even when the topic becomes more serious. Conclusion. The journey should end in Oxford, but the protagonists decide to leave the river earlier than planned because of bad weather. They return to London by train, grateful to be back in civilization and comfort. They reflect on their journey, acknowledging that despite the difficulties and mishaps, they had a memorable and fun-filled experience.
Main themes: humor and irony. The narrative is permeated with humor, often stemming from the incompetence of the protagonists who come across as clumsy and awkward in a context that is unusual for them. Jerome uses ironic prose to comment on the customs and conventions of Victorian society, the contrast between reality and expectation. Many of the comic situations emerge from the gap between the expectations of the three friends about their idyllic journey and the reality of their misadventures. The beauty of nature. Despite the comic vicissitudes, the novel celebrates the beauty of the Thames River and the tranquility of rural life, friendship and solidarity. Through all the difficulties and conflicts, a strong sense of friendship and camaraderie emerges among the main characters. Style and structure. Jerome uses lively colloquial language, which makes for a smooth and enjoyable read. The first-person narration allows the reader to connect directly with the narrator and appreciate his wry and often self-critical point of view. The novel's episodic structure, interspersed with anecdotes and digressions, helps maintain a varied and dynamic pace. Impact and reception. Three Men in a Boat was immediately popular upon its publication and has continued to be loved by readers around the world. Its combination of humor, keen observations on human nature, and appreciation for the beauty of the Thames make it an enduring and relevant work even today. Its influence can be seen in many subsequent works of humorous literature. In summary, Three Men in a Boat, Not to Mention the Dog, is a novel that captures the essence of travel and friendship, wrapping it in a veil of humor and witty observations. Its ability to make people laugh and reflect makes it a masterpiece that continues to resonate with modern readers. Seconda parte in italiano. Tre uomini in barca, per non parlare del cane, di Jerome Klapka. È un classico della letteratura inglese, pubblicato per la prima volta nel 1889. Questo romanzo umoristico racconta le avventure di tre amici, Jerome, George, Harris, e del cane Montmorency durante una gita in barca lungo il fiume Tamigi. La narrazione combina episodi comici con riflessioni sul viaggio, la natura e la società vittoriana. Sintesi dettagliata. La storia inizia in modo esilarante con i tre amici che si lamentano di vari disturbi immaginari. Jerome, il narratore, è un ipocondriaco che crede di soffrire di ogni malattia di cui legge. George e Harris, i suoi amici, non sono molto diversi. Cercando di trovare un rimedio alle loro presunte malattie, decidono che una vacanza in barca sul Tamigi sarà la soluzione perfetta per migliorare la loro salute e rilassarsi. La preparazione per il viaggio è un'occasione per introdurre il carattere dei protagonisti. Jerome, George e Harris discutono su cosa portare, decidendo infine di evitare l'eccesso di bagagli, anche se alla fine portano più del necessario. Questo passaggio è satirico e riflette l'inutilità dell'iperorganizzazione. Durante i preparativi, Montmorency, il cane irriverente e un po' caotico, è sempre in mezzo, causando piccoli disastri e aggiungendo un tocco comico. Il viaggio inizia a Kingston upon Thames e fin da subito i tre incontrano varie difficoltà. L'inesperienza nel manovrare la barca è evidente e le loro prime avventure includono episodi comici come il tentativo maldestro di aprire del cibo in scatola senza apriscatole e il montare la tenda sotto la pioggia. Questi momenti non solo servono a far ridere, ma anche a mettere in evidenza il contrasto tra le aspettative e la realtà di un viaggio avventuroso. Mentre procedono lungo il fiume, il libro si arricchisce di aneddoti ed episodi che rompono la linearità della narrazione. Jerome racconta storie del passato legate ai luoghi che visitano, come la leggenda del pesce enorme catturato a Marlow, la storia di un amore non corrisposto a Medmenham e al celeberrimo racconto dello zio Podger alle prese con un quadro da appendere, che costituiscono storie a sé stanti. Uno degli episodi più memorabili è quando cercano di preparare una cena gourmet sulla barca, un compito che si trasforma rapidamente in un disastro culinario. Un altro episodio esilarante è quando cercano di lavare i vestiti nel fiume,
un'impresa che si rivela impossibile e ridicola. Nonostante il tono umoristico, Jérôme non manca di apprezzare la bellezza della natura. Descrive con ammirazione i paesaggi lungo il Tamigi, evocando immagini pittoresche dei villaggi e delle campagne inglesi. Le riflessioni sull'ambiente circostante spesso contrastano con le buffonate dei tre protagonisti, creando un equilibrio tra comicità e lirismo. L'incompetenza dei tre amici si manifesta chiaramente quando si tratta di pilotare la barca. Gli episodi di imbarazzo e frustrazione includono la difficoltà nel dirigere la barca nelle chiuse e nel gestire il maltempo. C'è un momento particolarmente comico in cui i tre tentano di far passare la barca sotto un ponte e si trovano quasi a doverla smontare pezzo per pezzo. Durante il viaggio, l'amicizia tra Jérôme, George e Harris è messa alla prova da piccoli conflitti. Spesso questi disaccordi sono trattati in modo leggero e umoristico, mostrando la capacità dei protagonisti di ridere di se stessi. Tuttavia, emerge anche un senso di cameratismo e solidarietà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Jérôme inserisce anche riflessioni più profonde sul significato del viaggio e sull'esistenza umana. Medita sul ritmo della vita moderna e sull'importanza di ritagliarsi del tempo per apprezzare le semplici gioie della natura. Queste riflessioni sono spesso intervallate da aneddoti comici, mantenendo un tono leggero anche quando il tema si fa più serio. Il viaggio si dovrebbe concludere a Oxford, ma i protagonisti decidono di abbandonare il fiume prima del previsto a causa del maltempo. Tornano a Londra in treno, grati di essere tornati alla civiltà e al comfort. Riflettono sul loro viaggio, riconoscendo che, nonostante le difficoltà e le disavventure, hanno vissuto un'esperienza memorabile e ricca di divertimento. Temi principali: l'umorismo e l'ironia. La narrazione è permeata di umorismo, spesso derivante dall'incompetenza dei protagonisti che risultano goffi e maldestri in un contesto per loro inusuale. Jérôme utilizza una prosa ironica per commentare le abitudini e le convenzioni della società vittoriana, il contrastare tra realtà e aspettative. Molte delle situazioni comiche emergono dal divario tra le aspettative dei tre amici riguardo al loro viaggio idilliaco e la realtà delle loro disavventure. La bellezza della natura. Nonostante le peripezie comiche, il romanzo celebra la bellezza del fiume Tamigi e la tranquillità della vita rurale, l'amicizia e la solidarietà. Attraverso tutte le difficoltà e i conflitti, emerge un forte senso di amicizia e cameratismo tra i protagonisti. Stile e struttura. Jérôme utilizza un linguaggio vivace e colloquiale, che rende la lettura fluida e piacevole. La narrazione in prima persona permette al lettore di connettersi direttamente con il narratore e di apprezzare il suo punto di vista ironico e spesso autocritico. La struttura episodica del romanzo, intervallata da aneddoti e digressioni, contribuisce a mantenere un ritmo vario e dinamico. Impatto e ricezione. Tre uomini in barca è stato immediatamente popolare al momento della sua pubblicazione e ha continuato a essere amato dai lettori di tutto il mondo. La sua combinazione di umorismo, osservazioni acute sulla natura umana e apprezzamento per la bellezza del Tamigi lo rendono un'opera duratura e rilevante ancora oggi. La sua influenza si può vedere in molte opere successive di letteratura umoristica. In sintesi, Tre uomini in barca, per non parlar del cane, è un romanzo che cattura l'essenza del viaggio e dell'amicizia, avvolgendola in un velo di umorismo e osservazioni argute. La sua capacità di far ridere e riflettere lo rende un capolavoro che continua a risuonare con i lettori moderni. English, italiano, français, espagnol, português, deutsch, nederlands, ruski, ukrainska, polski, romana, latinus, etc. Bilingual parallel textbooks, libri bilingui con testo fronte. Kentauron Publisher.